Signori e signore, buonasera. La compagnia Berardi Casolari è lieta di porgervi il più cordiale benvenuti a teatro. Vi chiederete come mai siamo così pochi? Semplice. Voi siete degli eroi. Ma come tutti gli eroi, causa reperibilità, potreste aver lasciato il vostro cellulare acceso. Per cui vi chiediamo cortesemente di mettervi una mano sulla coscienza e di controllare se il vostro cellulare è stato accuratamente spento. Evitate di trasformare una serata di festa in una tragedia e venite incontro ai poveri attori. Grazie. Valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amara e bella.
strade sono deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va e il fiume scorre lento, mosciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città, solo va un uomo in frac, ha un cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso, nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac. Ma che cilindro, ma che fiore, ma che frac! Quale notte, quale luna, che mistero è mistero! Qua è fin troppo tutto chiaro, qua nessuno ha più voglia di fare niente, qua nessuno ha più voglia di sudare, di lottare, di investire, di sacrificare, qua tutti vogliono una pappa bella e pronta, e a me, niente da meno proprio da me, alla mia veneranda età, con tutto il talento che mi ritrovo, mi tocca ancora di stare qua, cioncato giorno e notte, con una pezza in culo e l'altra in fronte, a pulire, lavare, lucidare, spolverare queste 4 assi impolverate che un tempo sono state case di cuori impavidi che avevano gambe solide e mente lucide e brillanti. Ma oggi, signori miei, oggi queste 4 assi impolverate cadono nell'oblio coperte da 4 dita di polvere che neanche chi le calca è più disposto a togliere. Puzz! Fregatevi. Ah, oggi tutto è cambiato, oggi non si lotta più per niente, oggi non c'è più lo spazio per quello che una volta si chiamava valore. Ma questi che cosa ne sanno? Che cosa ne potete sapere voi, che siete cresciuti in questo mondo qua, dove tutto è veloce, dove tutto è confuso, dove le cose prima si fanno e poi si pensano, dove persino le occasioni vanno difese con le unghie e con i denti da sciacalli invidiosi e rabbiosi che gironzolano insospettati in mezzo alla gente comune, pronti a colpirti alle spalle. Ah, ragazzi miei, voi non potete capire di che cosa io parlo e non avete nemmeno la voglia di farlo. E come diceva mio nonno, a dono ste la voglia, è inutile che semina, che non si raccoglie. Quando ero ragazzo io era tutto diverso. Cioè, quando ero ragazzo io c'era un fermento, c'era uno slancio, c'era una passione, ma anche noi ci davamo da fare, ci ingegnavamo, le cose ce le producevamo. C'è poco da fare, signori miei. Quando ero ragazzo io si stava meglio. Aspetta, io non sono uno di quelli che ragiona per luoghi comuni. Si stava meglio quando si stava peggio, si stava peggio quando si stava meglio. No. Io sono uno che ragiona diversamente. Per me tutto il mondo è paese. Però siccome qua chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, io dico aiutati che Dio ti aiuta. Scusa, perché è così, fidatevi di me. Chi fa da sé fa per 3. Sì, vabbè. Vabbè, qua va male, non va bene. Va male, non va bene. La pecora fa bene, il merlo non fa me. Quando ero ragazzo io, voi lo sapete come funzionava? No, ditelo. Quando ero ragazzo io, voi lo sapete come funzionava? Oh, quando ero ragazzo io lo sapete come funzionava? No! E allora ditelo che ve lo dico io come funzionava quando ero ragazzo io. Quando ero ragazzo io funzionava così. Tu che cosa volevi fare? Il cantante? Benissimo. E di che genere?
Popolare? Benissimo! Tracca, ti davano una zappa in mano e ti dicevano popolare, a cominciare a zappare se vuoi cantare. E oui, lo facevano anche per il tuo bene, perché tu a forza di zappare imparavi per bene a cantare e ne capivi l'odore della terra, ne respiravi il valore della terra. E tu allora zappa e canta e zappa, zappa e canta e zappa, zappa e canta e zappa. Venivi su un fiore d'artista, non come questi qua, tutto facile, tutto dovuto, senza patimento. Papà, voglio fare il cantante, trac, la chitarra in mano. E ce ma fa? Così non si cresce, così non ci si sviluppa, ragazzi miei, così ci si avviluppa come un polpo allo scoglio delle proprie certezze e non si va più avanti. Infatti stiamo andando indietro. Io, francamente, non sono cresciuto così, ma ringraziando Dio mi sono sempre trovato male. Ecco, questa è la verità. Infatti, quando ero ragazzo io, volevo fare l'attore, ma essendo nato in un piccolissimo paesino meridionale, non sapevo da dove cominciare. Pensate che andai a chiedere informazione al direttore del cinema comunale. Entrai timido e tomo e dissi: scusate, direttore, a me il teatro è sempre piaciuto, mi farebbe provare a stare sul palco? Non c'è problema, mi disse quello. Trac, mi piazzò in mano scupone e secchiello. Chi ama il teatro comincia da quello. Ah, veramente? Certo, così con la scusa di pulire ti potrai intrattenere con gli artisti che sul palco vedrai passare. Interessante, pensai io. Cazzo! Intervenne una vocina dentro di me. Guarda che quello ti vuole sfruttare, lascialo stare. Allora che fai? Accetti? Tu vuoi recitare, perché devi pulire? Lascialo stare, è una prova per incominciare. Poi se non ti trovi bene te ne puoi pur sempre andare. Fatti pagare, almeno fatti pagare. È gratis però, il materiale per pulire io lo devo portare. Allora accetto, e vaffanculo! Come ho detto che accetto. Io non te parlo più. Bene, giovanotto, allora il patto fra noi due è bello e fatto. Queste sono le chiavi e tu da domani sei il nuovo custode del cinema comunale. Le chiavi? Ma cosa ne devo fare? A me serve il materiale per pulire, con calma, non avere fretta. Ascoltami attentamente. Con quella più grande tu devi aprire il portone centrale e la saletta dove trovi scupone e secchiello. Con quella piccolina la stanzetta lassù per la regia, e lo devo fare io e ti conviene visto che ti trovi. Così sei autonomo, indipendente, a nessuno dovrai più chiedere niente. Ma prima come facevate? Prima veniva un ragazzo, mio nipote, aveva un appalto per il comune, ma quello non vuole lavorare, dice che lui deve provare questo fatto di chiudere, aprire, lo può intralciare, provare, sì, vuole fare l'attore, pure io, bravo, e da domani è un cinema a disposizione, che vuoi di più? Fai questo stage e vedrai che sullo stage arriverai. L'Italia oramai è una repubblica fondata sullo stage, non lo sai? Non ti preoccupare, tanto qua nessuno ti verrà a disturbare mai. Ma come no? E gli artisti quando vengono? Ehi, quali artisti? Ascoltami attentamente, figlio mio. Fatica e sofferenza formano un atto, anzi, fame, fatica e sofferenza formano, anzi, freddo, fame, fatica e sofferenza formano, anzi. Ma perché dice così? Lo capirai, lo capirai. Detto questo, si girò sui tacchi. E sparì e non si fece più vedere. Ma non per questo, ragazzi miei, io ho perduto la speranza. No, nein, niente, never goodbye. Anzi, maggiormente, chino sulle pezze mi dedicavo, e giorno e notte pulivo, lavavo, lucidavo, spolveravo porte, finestre, tende, balaustre, siparietti, siparioni, arlecchino, botteghino, del primo camerino ogni minimo cantuccino. Raccoglievo prenotazioni, puntavo tutti i fari di logione, la buca dell'orchestra, i costumi della festa, la ribalta, il bocascena, ogni cosa di gran lena. Andare, camminare, lavorare, senza mai colpo ferire, né potersi lamentare, e soltanto per finire mi potevo concentrare e provavo a recitare. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Non servo tempo fare in una piazza, brigava Cristo in croce e ci diceva: Cristo nome padrone, mi trafà.
la via, si appiglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che via, distruggila Gesù, stava la razza, distruggila Gesù, fa roba mia, fa roba mia. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. E Cristo mi risponde dalla croce, ma che se sono spezzata lì dovrazza, ti voli la giustizia si raffazza, nessuno ormai più la farà più mia. Se tu sei nome tu sei testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, hai chiudato in croce non staria, se avessi fatto ciò cadi quantia, hai chiudato in croce non staria. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori i denti. Io sono il French, pallido, danese, che parla solo, che veste a nero, che si diverte nelle contese e per diletto o al cimitero. Se gioco a carte, poi il solitario, suono d'orecchio, tutta la ione, per far qualcosa, diamelo il gallo, col bavo morto o colazione. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliando un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliando un bastone e tira fuori i denti. Amleto, sono lo spirito di tuo padre, che una mano incestuosa strappò alla vita e di false voci riempì gli orecchi di Danimarca. Non è come tu sai, valoroso figlio. La serpe che morsicò tuo padre, ora ne indossa la corona. Così, dormendo, reciso nel fiore dei miei anni, io fui in un sol colpo strappato alla vita, alla corona ed alla regina. Se hai amato mai tuo padre quanto lui amò te, valoroso figlio, vendica il suo turpe assassinio per mano di un fratello scellerato. Ora la lucciola del mattino mi dichiara che per me l'ora di andare è giunta. Addio Amleto, ricordati di me, ricordati di me, ricordati di me. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori i denti. Padre, ricordarmi di voi, questo io farò finché la memoria avrà casa in questo cranio impazzito. Cancellerò dal mio volto ogni luce di giovinezza, dalla mia mente ogni frivolo pensiero per ricordarmi di voi, padre. Questo sarà il mio comandamento finché il mio voto non sarà compiuto. Io, Amleto, Prince di Danimarca, l'ho giurato, l'ho giurato, l'ho giurato! Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliare un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliare un bastone e tira fuori i denti. Ma che cosa voleva Amleto? Voi l'avete capito? Voi l'avete capito? Ah, io non l'ho mai capito. Eppure sono tanti anni che stanno tagliando, copiando, incollando, vivisezionando stu benedetto Amleto e nessuno ha ancora capito precisamente che cosa volesse. Ma che voleva Amleto?
Oh, che voleva? Ma voglio dire, si può essere più afflitti, più disperati e malinconici di Amleto? Ma poteva essere felice Amleto, poteva essere considerato Amleto, poteva essere amato Amleto. E allora che voleva Amleto? Quanto siete ignoranti. Non capite proprio niente. Questa è la verità, proprio il cervello vacante. Amleto, il principe di Danimarca, voleva gioire, ragazzi miei, voleva sognare forse, voleva sicuramente amare, sì, perché l'amore... L'amore è facile, non è difficile, se ha da succedere, succederà. Voi siete completamente ignoranti e mi fate schifo, mi fate. Questa è la verità. Per questo io mi lamento, perché me ne pento di aver incontrato Veco e avervi portato a lavorare Meco. Ecco, questa è l'unica sola e vera verità. Infatti io non mi sono mai lamentato prima d'ora. No, giuro, io ho sempre portato a compimento ogni incarico che mi venisse dato. Io feci il custode in quel cinema di provincia dove per imparare vivevo recluso per 2 lunghissimi anni, durante i quali successe di tutto. Sì, giuro, il direttore e suo nipote erano spariti. Gli assessori presso lui furono addirittura indagati. Sì, perché i finanziamenti se li erano mangiati. E gli artisti nel paese, nessuno li aveva ancora veduti. Tutti avevano capito che non sarebbero più arrivati, persino io che ero piccolo, stupido, illuso e mantenevo una speranza, anche perché, sinceramente, l'unico essere vivente che si vedeva passare attraverso le porte e le tende di quel posto dove io per imparare vivevo recluso era Nicola, detto Colino per gli amici Lufrasolino! Lo scemo del villaggio arrivava sempre alla stessa ora, già mezzo ubriaco, si metteva al centro della piazza fuori del teatro e faceva ridere tutti quanti. Io sono una lampadina, gridava forte, che si accende e che si spegne. Accendimi, spegnimi, accendimi, spegnimi, accendimi, spegnimi. Oh, piano, che si fulmina la lampadina. All'anima di chi va morto e stramorto, a voi e ci chianta l'orto. E così faceva ridere tutti quanti. I suoi spettacoli finivano sempre alla stessa maniera. Grandi risate, applausi di sfottò e qualche sputata in faccia. Lui però imperterrito non si scomponeva mai. Si toglieva la giacca e la metteva per terra nella speranza di raccogliere qualche moneta con cui andare a bere all'osteria. Di tanto in tanto però lo Frasolino, prima di andare a dormire alla stazione, si divertiva a farmi spaventare. Entrava di soppiatto nel cinema dove io ero intento a pulire e una volta alle mie spalle urlava a squarciagola: mi piace il teatro, oh Frasolino, mi hai fatto scandare, bella, bellissimo, anche io avevo un amicattore, Domenico Modugno. Ma Modugno non faceva il cantante? Anche sì, cantautore forse, anche insieme, cantatore di cantautore, tutto così, del mio paese il primo, no, lo zero, lo zio, il padre cantautore italiano, il PC, mai l'hai sentito? Padre cantautore italiano, cioè gli scarcassi, le vuoi? Veramente? Meraviglioso, era bravo, meraviglioso, lo so, non lo conosco, meraviglioso, la canzone, mai l'hai sentita? È una canzone, resta con me. No, guarda, ho da fare, nemmeno libero, devo pulire, ma piove, e io che devo fare? L'uomo in frac, esagerato, amara terra mia, Dio inventò la donna riccia, e chi è? Nessuno può sapere, che vuoi da me? Un'avventura da me, non sia mai, allora dai, stasera pago io, che cosa? Un caffè già preso, un pescispada, non scherzare, come stai? Ho fame, come hai fatto? Resisto, la lontananza è che quello, ma la razza, ma che vuoi? Ombra di pellino, vola! Ma anche volare, canosci! Sono canzoni, è mezz'ora che mi sto a scolare! Lo so, non avevo capito, poi lo scemo sono io! Cominciamo da capo, meraviglioso! No, aspetta un attimo, io qua devo pulire, fammi finire, mi fai solo agitare, poi vengo a casa tua e me le fai ascoltare! Meraviglioso allora! No, aspetta, allora non capisci? Ti ho detto no, non viene più, vaffanculo! Se ne andò. Il giorno dopo trovai fuori dalla porta del cinema 2 buste della spazzatura, nere, piene, zeppe di dischi, vinili, libri, riviste, giornali, l'intero repertorio di Domenico Modugno a mia completa disposizione. Le raccolsi e mi fioндai nel cinema per ascoltarle, e tutta la notte pulii ed ascoltai, ed alla fine, con un motivetto nella testa, mi addormentai. Un certo Pasqualino pescatore viveva in assoluta povertà.
vita, però sentiva sempre in fondo al cuore qualcosa che diceva un ti verrà. E un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana sopra un grosso bastimento, la bellissima Cali. Pasqualino la guardò e Cali si innamorò ed India lo portò. Pasqualino Maharaja a cavallo all'elefante e con in testa un gran turbante per la giungla se ne va. Pasqualino Maharaja non lavora e non fa niente, fra i misteri dell'Oriente fa il navajo fra gli Indu. La ula ula la ula ula la ula 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 la ula ula la. 100 casse di diamanti grossi grossi, mentre i principi potenti chi si inchinano davanti, lui si fuma in Pasqualino Maharaja ha imparato a far la pizza, tutta l'India ne va pazza e solo pizza da mangiare. Pasqualino Maharaja ha anche imparato a far l'indiano e da buon napoletano chiama tutti uè paisa. Sulla Napolosa Manava e Nicione si spiega perché è una vera specialità. Anche adore caffè, casa sente perché questa città è una nervosa come ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè che dice guè non vuoi caffè, e l'inglese si scorda in taste e me ne seppe l'espresso che te. Anche bello caffè sulla Napolosa Manava, e così si spiega tu perché che fa tutta la giornata una tazza morata, sacca da scarpa sa bevo caffè. È ispirato. A vivere un caffè si trova scusa, chi lo offra una delata lo offra a te. Nessuno dice no perché non pesa, so già sei tazze e son caffè nei tre. Ma mentre faccio conta, capoccia mi chiama e fermate un momento, pigliamo già un caffè. Anche bello caffè sulla Napolosa Manava, e dice non si spiega perché è una vera specialità. Anche adore caffè, non si sente perché sta città ogni tanto solo a pigliare. Come nasce tu sento un bebè che dice guè non vuoi caffè, e l'inglese si scorda di taste e me ne sa l'espresso che ne. Anche bello caffè sulla Napolosa Manava, e così si spiega tu perché che ha fatto una giornata una tazza volata, sacca da scarpa sta bevo caffè. Basta! Ma sei sto casino? Che cos'è questa confusione? Tu sei responsabile! Ma io mi spacca! Stai ridendo, eh? Io spezzo! Io per dare una chitarra, per dare! Una zappa per dare! Non una chitarra! No, mio fratello, per questo mi permetto. Ma com'è possibile? Ma proprio non capite niente proprio. Fra voi e questo vuoto non c'è nessuna differenza. Poi dice la fuga dei giovani cervelli. Quale fuga? Quali cervelli? Niente, giovani e basta. E non è un merito, è un dono. C'è Modugno, era un genio, va bene, d'accordo, non si può dire il contrario, va bene, ma popolare, non cafone come a voi, no, popolare è un'altra cosa. Popolare è quando uno, insomma, lo dice la parola stessa, no? Popolare. E infatti dici com'è quello? Ma popolare, popolare, come la banca, popolare.
La sua voce era semplice, sì, ma era enorme, potente, importante. Arrivava al cuore della gente. Lui dal piccolo schermo, al contrario di altri, entrava nelle case degli italiani, bussava al cuore della gente. Quelli dicevano: chi è? La voce di Modugno. Quelli aprivano e Tolotofta! Lì si piazzava e dominava incontrastatamente nei secoli dei secoli. Amen. Quello fu l'unico artista a mettere piede nel cinema dove io per imparare vivevo recluso, anche se non fisicamente, arrivato che fu un giorno, per scherzo o per errore, mi entrò nella testa e non mi uscì dal cuore. Io facevo sacrifici però e mi buttavo veramente di caffè. Pulivo di notte, ascoltavo di giorno e pulivo di notte, perché volevo intuire questo artista cosa aveva da comunicare. Pugliese come noi, nato a Polignano a Mare, Bari, 2 passi da casa mia, cresciuto a Brindisi, San Pietro Vernotico, 3 passi da casa sua, emigrato, fuggito dalla sua terra amara e bella per lanciarsi all'avventura senza ieri né domani, nel blu dipinto di blu, col rischio di rimanere mezza stradanfosa. Questo avevo capito. E questo avevo deciso doveva diventare anche il mio destino. Andare via, lontano da questa terra maledetta, dove mi sentivo vincolato, sacrificato, frustrato, sfruttato, frustato. E la sera quando tornavo a casa tutto spompato, mia madre mi aggrediva col suo solito ritornello: figli moi, quando da sistemeu alla scuola, c'è tu siamo mandato a feu, una bella manenne, quando te la da trofeo? E mio padre accompagnava la messa: tuo figlio non te ne capo da fare niente, non sente come parla. Cosa? Bene, è pronto papà? Secondo me questo qua diventa pure ricchiuno. Io non potevo più stare in un posto così. Io ogni notte la sentivo quella voce che da dentro mi chiamava, mi invitava verso il buio, verso luoghi misteriosi, situazioni straordinarie e sensazioni differenti, e mi diceva: qualcosa è nascosto, vai a cercarlo, c'è qualcosa nascosto dietro i monti, vai a cercarlo, è nascosto e aspetta te. Io non potevo più vivere in un posto così, io dovevo andare via il più lontano possibile, come Modugno, Roma, Torino, Parigi, persino Sassuolo sarebbero andati bene per me, pur di realizzare il mio sogno di fare l'attore. Detto fatto, nottetempo, mi buttai sul primo treno che partiva per il nord. Mi svegliai in una stazione che non avevo neanche riconosciuta come tale, soltanto perché quel treno aveva smesso di sbuffare. Ero sonnato, infreddolito, avevo addosso un odore misto di ferro, salumi stagionati, scarpe puzzolenti e rumori della notte. Raccolsi le mie carabattole e mi fiondai giù dal vagone. E in cuor mio ero felice, ero finalmente arrivato in città! E tutte presto che vaffanculo ci va strano.
quel correntore di emozione spinto dall'ormone. Avevo voglia di catturarmi, assalire e divorarmi quelle donnine con le scarpettine, con le fibbiettine, con le gonnelline, tutte truccatine con le borsettine per la spesa. Ma avevo paura di smarrirmi, di confondermi. La città, si sa, è tentatrice e malandrina. E allora cosa feci? Per evitare di perdermi, appena giunto in The City Metropolis, seguì un antico consiglio della saggezza popolare. Carta canta! E corse a iscrivermi ad un'accademia teatrale. Lì almeno mi sarei diplomato, qualcuno avrei conosciuto che magari un giorno mi avrebbe raccomandato. Ma la cosa difficile in città era resistere, vivere, campare soda, martini, party, per potermi mantenere. Allora per me qualsiasi tipo di mestiere poteva andar bene: cameriere, facchino, garzone dal barbiere, fattorino, maniscalco, carpentiere, spacciatore, imbianchino, barista, fiorista, postino, operaio dal gommista, strillario di rivista, falso cieco alla stazione, che da buon meridionale non veniva neanche male. Tutto ero disposto a fare, pur di continuare a resistere e studiare. E io mi applicavo, mi impegnavo di brutto, di giorno e di notte, in ogni momento. Studiavo la voce espressiva ed il movimento, il circo, la danza e il ballo flamenco, il mitico, il magico, lo sperimentale. Qualcosa di ogni stile volevo imparare, per avere più frecce nel mio arco da poter scagliare. Tempo ci volle, sapete? Ma un bel giorno ce la feci e mi riuscì a diplomare. Venni fuori dall'accademia teatrale, che in pugno stringevo il mio diploma d'attore. La città non aveva più chance, dovevo riaprire le porte. Arrivavo io dal piccolo paesino meridionale a chiedere occupazione. Sciamano magnò, i muelli a voce non mi spacca la gamba. Sciamano va. E quindi Davide, lo sai che mi ho laureato Dams on Fives. Yeah! E così, col mio diploma d'attore stretto fra le mani, iniziai a girare per i posti più laidi, più fetidi e foschi della città. Iniziai dal cinema, perché avevo sentito dire che era il posto dove si guadagnava di più, si faticava di meno e si aveva una notorietà sensazionale, che per me, che venivo da quel paesino provinciale, era una cosa fenomenale. Cioè, la mia gente, i miei amici mi avrebbero visto nelle grandi sale. Ma quando andai lì dissi: scusate, per caso avete bisogno di un attore? No, non ne abbiamo bisogno. Ma io ho fatto l'accademia. Non ne abbiamo bisogno. Mi sbatterono una porta in faccia. Allora passai alla televisione, almeno mia madre e mia zia mi avrebbero visto al piccolo schermo. Scusate, per caso avete bisogno di un attore? Non ne abbiamo bisogno! Ma ho fatto l'accademia! Non ne abbiamo bisogno! Urlarono da dietro la porta, già sbattuta. Passai alla radio per far sentire almeno mio padre la voce mentre guidava. Scusate, per caso avete bisogno di un attore? No, un attimo, ho fatto l'accademia! Non ne abbiamo bisogno! Uguale fu nei bar, nei caffè, nei cabaret, alla stazione. Ovunque andassi a chiedere occupazione come attore, l'unica risposta che mi sentivo restituire era: non ne abbiamo bisogno! È una porta sbattuta in faccia. Non sapevo cosa fare. Cioè, dopo tanti sacrifici, lavori umilianti e studi pesanti, e al contrario, studi umilianti e lavori pesanti, la gente degli attori non ne voleva neanche sentire parlare. Non mi restava che tornare a casa, a lavorare con mio padre, cosa che sinceramente mai avrei voluto fare. E quando ormai ero alla stazione, sul binario, in procinto di prendere un treno per rientrare, lessi con la coda dell'occhio un manifesto sul muro. Oggi in città arriva il circo. È un segno. Sì. Sì, questo è un segnale del cielo, questa è la mano di Dio che si viene a riconciliare con l'arte dopo secoli di conflitti. Sì, questo è un invito a credere e lottare anche quando tutto è contro. E allora mollai lì le mie valigie e le mie carabattole sul binario e corsi alla stazione verso il tendone centrale del circo. Lì chiesi ad un animale di parlare subito col direttore. Ed una volta dentro mi trovai di fronte a un omone con grandi baffi neri che mi squadrò dall'alto in basso e mi disse: attore. E c'è gli? Direttore. Attore, attore! No, guarda, non ne abbiamo bisogno, siamo al completo. No, un attimo, direttore, vi prego, ma io ho fatto l'accademia. Peggio
padre. A me se non concessano ci serve gente pratica che butta le mani, non teorica che parla e basta. Sì, diretto, ma io sono pratico, sì. Io vado sui trampoli, io sputo il fuoco, io faccio girare le palle. Sa fa girare le palle, sapete quando ne vengono. Non ne abbiamo bisogno, guarda, siamo al completo. No, diretto, un attimo, vi prego. Abbiate pietà di un giovane che vuole lavorare. Io posso lavare le gabbie, posso lavare gli animali, posso lavare pure a voi, ma vi prego, abbiate pietà, per favore, abbiate pietà. Oh, non gradà! Alzati. Vuoi fare la scimmia? Come la scimmia? La scimmia, scemmione, capisci l'italiano? Sì, no, ho capito, diretto, ma in che senso? Ma ti spiego. Allora, la mia scimmia è il numero centrale della serata, si è ammalata. Se tu vuoi lavorare, io ti do un costume e tu fai la scimmia al posto suo. Diretto, ma io ho studiato danza e poesia, non c'è tempo da perdere. Se vuoi lavorare la scimmia devi fare. Sì, ma almeno ditemi cosa devo fare, facilissimo. Allora tu ti metti il costume, quando arriva il tuo momento ti faccio un segnale e tu vai sul filo sulla gabbia del leone. La gabbia del leone, diretto, e se mi faccio male, che per quanto ti pago? Scusi, ti paga senza niente? Allora, prendere o lasciare, vuoi lavorare? Sì, accetto. La sera, quando arrivò il mio momento, io non potevo credere alle mie orecchie. La gente 30 metri nel vuoto sotto di me sembrava impazzita, urlava eccitata a grandissima voce il mio nome. Scimmia, 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 scimmia. Sotto di me io vedevo 6 leoni che rompavano come dei motori per cercare di prendermi al volo. Ad un certo punto le luci si spensero, i tamburi rullarono ed io capii che per me era arrivato il momento di andare. Il primo passo andò bene, il secondo pure, ma il terzo la misi a vuoto e palapappa attaccati dritto nella gabbia dei leoni. La gente si entusiasmò, le bestie si avventarono e men che non si dica mi trovai di spalle alle sbarre senza più via di uscita. 6 gigantesche fiere mi chiudevano ogni possibilità di fuga. Chiusi gli occhi e mi misi a pregare: pietà mamma, perdonami, ma l'ho fatto solo per lavorare. Ma loro diventavano sempre più grandi, io sempre più piccolo. Erano a 15 centimetri, io sentivo il loro fiato sul collo. Ad un certo punto il leone più grosso prese la mia testa nelle sue fauci. Non vedevo più niente e quando ormai credevo di essere morto sentii una voce dalla pancia del leone che mi chiamò e mi disse: oh, Wagliò, non ti preoccupare, guarda che qua tutti attori dell'Accademia siamo noi. Ehi, pagliaccio, la figlia del padrone, questa sera dietro il carrozzone ti ha baciato, ma tu non sai il perché. Per far dispetto al domatore, felice come un bimbo, corri, corri e tutti quanti ridono con te. La gente grida bravo, bravo e questa sera applaude solamente te. Sul viso ti è rimasto un bacio che sognavi tanto e che ti fa impazzire. Prendi il leone per la coda, corri sul filo senza rete, poi sul trapezio a 30 metri sembri un angelo. Un angelo che vola.
Con la morte nel cuore decisi di tornare. La mia carriera d'attore, prima ancora di cominciare, era finita. Sistemai le mie carabattole, la bene e meglio nella valigia, pensando alle scuse che in paese avrei dovuto presentare, alla gente che avrebbe dovuto, voluto sapere, o altrimenti per tutta la vita mi avrebbe continuato ad insultare. Gianfranco! Beh, da rete, da pagata fai, ma? Hanno finito i soldi di papà! Gianfranco, internazionale, beh, che stai facendo? Stai girando? La commedia? E dove stai andando? Palla patangela la Francia! Gianfra! Un piccione da mamma te! Quanto ti devo vedere alla televisione, che devo dire che ti conosco? Gianfranco Verandi Gianfranco, vieni qua. Il sindaco su. Ehi, passa dal mio studio di questi giorni che ti faccio avere un contributo. Mo c'è mio fratello alla regione. No, chi lo deve sapere? Ma come si chiama la compagnia? Tarantello tuo papà? Ah no, stai andando avanti? Bravo ragazzo, tu sei l'orgoglio all'occhiello del mio paese. Sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti. E io invece stavo tornando indietro. No, ci voleva una scusa. Sì. E doveva essere anche bella forte, credibile per quel piccolo paesino meridionale. Cioè, dopo tanti anni in giro tornavo a casa, ma perché? 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 Ah, per mio padre. Il padre. Sì, potevo dire che si era ammalato, aveva bisogno di una mano in officina, allora dopo tanti anni ero tornato. Un bel tumore. Sì, ragazzi, fidatevi, queste cose vanno di moda. Poi mio padre ha lavorato tanti anni al siderurgico, voglio dire, ci poteva stare. Il papà no. E allora per mia madre, sola, depressa, in menopausa, è un figlio lontano per una mamma in Anticorovello, voglio dire. Mamma no. E allora per la terra. Il territorio, voglio dire, le radici per un giovane sono importanti, ragazzi, fidatevi. Il sole, il mare, il vento, questa Puglia in fermento. Patetico. E allora per la famiglia. Ma l'hai appena detto. No, la mia d'appartenenza, voglio dire, la mia quella in fiere, voglio dire, mia moglie, i miei bambini. Sei sposato. Vabbè, che c'entra? Uno il passo prima o poi può anche decidere di farlo, no? E se un uomo si vuole realizzare a qualcosa deve pure rinunciare, voglio dire. Eh sì, dare qualcosa per avere in cambio qualcosa. Ragazzi, fidatevi, in quel piccolo paesino provinciale la famiglia ci poteva stare, in Italia poi. Famiglia. Ragazzi, fidatevi, io avrei potuto anche argomentare e sostenere che io ero stato assunto dal circo più grande d'Italia, d'Europa, però poi la sfortuna, sapete com'è? Però poi quella è anche una vita da zingari. Qua in Italia il teatro sono tutti padri e figli, non c'è spazio per i talenti. Ve lo dico io, e poi il sole, il mare, il vento. La famiglia. La famiglia. Detto fatto, notte tempo, ripresi la giacca e la chitarra e mi buttai sul primo treno, che stavolta però scendeva per il sud. Il treno Freccia Adriatica delle ore 21:30 è in partenza al binario 3. Ferma a Alessandria, Bologna, Rimini. Io posso essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dagli spasimi tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange
ruba qualcosa a se stesso. Perciò io ti dico, finché sorriderò tu non sarai perduta. Ma queste son parole che non ho mai sentito. È un cuore affratto, sicuri con l'udito, perché tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Caffè, birra, vaniglia, guaranciata, Coca-Cola. Caffè, birra, vaniglia, guaranciata, Coca-Cola, 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 Caffè, birra, vaniglia, guaranciata, Coca-Cola. Gianfranco! Ancora la però non ti pigliare una donna riccia, tu ricci devi essere in carta, però dopo 2 mesi tu ti pianta. No, 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 riccia no, perché da ogni riccia lo capriccio, la donna riccia non la voglio, no, perché da ogni riccio mi caccia lo capriccio, la donna riccia non la voglio, no, 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 no. Il mio ritorno a casa fu una festa grande, enorme, potente, importante. Alla stazione era venuto un sacco di gente alla quale non interessava niente chi fosse o non fosse diventato, più o meno importante, no. Molti erano venuti addirittura soltanto per spifferarmi un pettegolezzo fresco dell'ultimo istante. Il cinema dove io per 2 lunghissimi anni per imparare vivevo recluso e dove avevo cullato il mio sogno di fare l'attore era stato ristrutturato. Giuro, e questa volta in un teatro vero e proprio. Sì, signori miei, dopo essere stato un supermercato, una discarica comunale, una chiesa per evangelisti, un circolo per dopolavoristi e un bistrò per artisti, questa volta era stato ristrutturato in un cinema vero, in un teatro. No, io non potevo credere alle mie orecchie. Mollai le mie carabattoli lì sul binario centrale della stazione, non terminai neanche di salutare l'ultimo familiare e corsi un'altra volta per defiato fino all'ufficio culturale del mio comune. Mi volevo proporre, no, non come attore, non volevo più essere umiliato, ma come operatore culturale, sì. Voglio dire, io mi ero laureato, avevo studiato, avevo girato, avevo una certa esperienza che allora di un piccolo centro provinciale poteva servire. Ma quando arrivai lì, dietro lo sportello dell'ufficio cultura, c'era un signore tutto brezzolato, imbiancato, addormentato, svogliato, che mi squadrò dall'alto della montatura e mi disse: teatro? Ah, qua in questo paese? Ma quando mai? Come ti permetti? Capino! Ma quello è teatro per modo di dire, pensi che non c'è nemmeno il palco? Te lo ricordi tu, tant'anni fa? Ma mo abbiamo fatto i lavori, se quelle 4 tavole che tu chiami palco, una grigliata a casa mia, io, il sindaco e l'assessore alla cultura, è finito tu, no? Mo abbiamo fatto una bella lastrada di marmo, guarda, un lavoro elegante, fine e pulito. Il legno serve per saltare, e che devi saltare? Che mica è una palestra quella, Giovanna, e che cosa ti vai a aprire tu? Ehi, ascolta, a me quel posto a me mi è costato un sacco di sacrifici e mo mi deve durare, mo. Pensi che ancora lo devo inaugurare? È chiaro che sto a aspettare l'elezione. Qua ogni anno si vota. Mo 30 e 31 cade pure sto governo e c'è che fa poi? Un'altra inaugurazione? No. A me non me lo mette in tasca più nessuno, figlio mio. Io lo tengo chiuso 5, 7, 10 anni, quello che sia. Ma quando lo apro, gli fanno un botto che fa. Vabbè, ma vuoi darti se no, che c'è? Sì, ho capito. Oh, mica devi parlare sempre tu. Ascolta che è più grande di te. Io ho capito quello che ti serve a te. Mo ti dico quello che mi serve a me.
E facciamo uno scambio in perfetto stile teatrale, chi lo deve sapere? No, se in questo paese qua non è successo mai niente e non succederà mai niente. E aveva ragione. In quel paese lì non succedeva mai niente. Il teatro era stato sì ristrutturato, ma era chiuso, c'era laccato, era stato addirittura svuotato, depauperato dei suoi ricami originari. I velluti del piccolo cinema di provincia sostituiti da cartelloni di plastica splendenti che riportavano gli sponsor più importanti della città, le poltroncine rosse, romantiche, divelte e accantonate tutte in un angolo e sostituite da altre bellissime di pelle lucida tigrata, disposte in una stranissima platea in salita, motivo per cui quelle in prima fila, di solito le autorità, si vedevano meglio di quelli che stavano sul palco da dietro. Il palco era veramente di marmo, con una rosa dei venti scolpita al centro. Tutto bianco intorno e un tubone azzurro elettrico per l'aria condizionata. Era una cosa inguardabile e indescrivibile. Era praticamente inutilizzabile. Vedere o non vedere? Questo è il problema. Guardare dritto in faccia la realtà che mi circonda e mi spaventa e affrontarla con coraggio per cercare di cambiare qualcosa, o tenere tutto quanto ben nascosto dietro un velo che mi copra gli occhi e mi impedisca di soffrire. Non vedere per paura di morire e aspettare che un lontano Salvatore scenda un giorno a vendicare torti antichi già subiti ma da noi dimenticati. Sperare che lontano esista un luogo migliore solamente perché altrove e che valga tanto perché fuori, al di là di ogni pensiero che riguardi me e i miei cari. Tacere, mentire e tenere ferma in gola la mia rabbia che mi dice di lottare, di combattere e sperare per guarire da questa assurda malattia che mi frena nell'azione e mi costringe a sopportare cambiamenti impopolari che io non riesco più a capire. Fu quel giorno che io promisi sulla mia pelle che io quel posto l'avrei distrutto, pietra dopo pietra, lentamente, dall'interno, perché nessun artista ci avrebbe mai messo piede dentro, e prima che qualcun altro si rialzasse di quello scempio come di un capolavoro. E così, senza più tornare a casa, io distrussi tutto quanto, porte, finestre, tende, balaustre, sivarieti, sivarioni, arlecchino, botteghino, il primo camerino, tutto quanto, pietra dopo pietra. Fino a quando, pietra dopo pietra, travolto dalla pietra, sono rimasto nel teatro del paese da cui mai riuscì a fuggire.
Provo a volare ogni notte. Aspetto l'ultimo rintocco e poi parto. Vago, cieco, sospeso in questo abisso oscuro ed uniforme che mi circonda. Prigioniero del buio, mi rifugio nel vuoto, seguendo distinto un minimo contrasto di luce. Il giorno e la notte per me sono uguali, miraggi abbaglianti, riflessi ingannatori. Esiste solo il caso. Per questo, ogni notte, io provo a volare, spingo, cado, lotto, ricomincio, disturbando chi sta intorno, che non vuole, ha paura e mi frena nello sforzo di volare, ma non riesce, perché io so che voglio. Questo basta, fino al giorno in cui la vista mi dichiara che sono salvo e lontano da quel mondo troppo scuro ed uniforme che per anni m'ha tenuto prigioniero e non sono più da solo. Addio al mondo, ad un sogno mai sognato, ai ricordi del passato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Grazie. Ecco, magari per voi non è stato un piacere, per noi altrettanto. Per cui ve li devo presentare. Sono gli elementi del disonore di questa compagnia, niente po' di meno che si chiamano i nostri musicisti. E quindi sono il loro nome, i vittime della crisi,
perché un tempo erano doppi, ma adesso sono diventati medi. Per cui, signori, no scherzo, il loro vero nome è Diversamente Settentrionali e sono due ragazzi che abbiamo raccolto così per strada, giusto per fare un po' di beneficenza. Io ve li presento. Alla mia estrema sinistra, un uomo che viene da estremo oriente, dalla provincia di Brindisi, precisamente Torre Santa Susanna, il signore che vede per prima di tutti noi la luce arrivare, il sole sorgere, niente po' di meno che per voi, il maestro Giancarlo Pagliara! Sciapa! Uomo di panza, uomo di sostanza. Happy Days! Alla mia estrema destra, signore e signori, sapete quando c'è quel periodo della vita in cui le donne si sentono più stanche? Perché hanno meno pausa, no? E quindi sono più affaticate. Bene, in quel periodo della vita c'è un fenomeno, quello liberatorio, in cui uno ritrova se stesso, la propria femminilità, il proprio rapporto di coppia, eccetera, eccetera. Bla bla bla. E in un periodo così, mia madre, che aveva già avuto 2 figli, si sentiva a posto, libera e scevra da ogni coscienza. E allora diceva, da ogni rimorso, da ogni retaggio, diceva a mia madre, andiamo, dai, liberi, sì, tranquillo, c'è problema, non c'è problema, siamo sicuri, ma è vero, sì, non ti preoccupare. E quando ormai tutto era tranquillo e nessuno si aspettava più niente, il vero successo è arrivato, il vero motivo per cui noi facciamo questo lavoro, il successo, cioè avere un successore. E quando ormai sembrava troppo tardi, è arrivato mio fratello piccolo, Davide Belardi! Per quello che prendono fanno miracoli. Ma tutto questo è possibile grazie a... Avete fame? Ancora 45 minuti e abbiamo finito. Allora, tutto questo è potuto accadere solo e soltanto a uso esclusivo per intervento in mano della mia socia, che è donna, come Dio. Allora, se c'è... Però lei c'è, è l'acqua, è tangibile, visibile. Per cui, anche se lavora nell'ombra, nell'invisibile, è la regista di questo gruppo. Ha fatto, cioè almeno di questo spettacolo sicuro. Poi ha fatto le luci e tiene insieme tutta la compagnia che ha fondato con me. Signore e signori, niente po' di meno che l'unica pugliese che non è. Da Modena, Gabriella Casolari! Applausi! Onore e gloria. Scusate, è dovuto, è doveroso per me. Benissimo. L'ora è tarda. Il freddo avanza. E probabilmente in questi minuti hanno fatto un altro dei tagli a nostre spese, per cui la gioia è contagiosa, diciamo. Ma io vi devo fare un annuncio serio, l'unica cosa seria di questa serata. Da qualche anno la nostra compagnia, Berardi Casolari, è impegnata in una campagna di beneficenza per noi, nei nostri confronti personali, diretti. Non come disabili, come attori proprio, come sì, appartenenti al mondo delle razze via di estinzione. Insomma, per cui io ve lo mostro, anche se siete pochi. La cultura è come la luce, diceva qualcuno, no? Più si è stretta e più è intensa, no? Benissimo. Questo oggetto qua, sapete che cos'è? Un libro, è facilissimo, signore. Non c'è problema, potete... Ma sono andati tutti via? Ah, ci siete qua? Ok, bene. Benissimo, allora, questo libro qua contiene le opere della nostra compagnia, che è un dettaglio, voglio dire. Ma la cosa fondamentale è che questo libro qua è un portafortuna. Giuro, se ve lo fate regalare, o lo regalate a qualcuno a cui tenete particolarmente, questo libro vi terrà lontana tutta la gente che non potete vedere. Proprio tutti quelli che passano il loro tempo a gufare, a invidiare, a sperare che le cose vi vadano male, che invece di faticare stanno a dire guarda che culeo, a piangersi addosso. Quelle persone che proprio non potete vedere, avete qua, questo libro ve le tiene lontane. Io vi giuro, quando, lo dico solo per voi, mica per me, che interesse c'ho io? L'economia, ma l'economia ormai è interesse di tutti, che è una cosa banale. Però, quando me lo regalò il mio editore, pace all'anima sua, io lo misi sulla console all'ingresso di casa mia. Avevo le vacanze di Natale, mia madre non si è fatta più vedere.
E ci ha funzionato con mia madre, funziona con tutte quante. Per cui io ve lo dico perché questi sono tempi duri e quindi no, sono tempi bugiardi. Poi un giorno direte, aveva ragione quello scemo che si chiama Gianfranco Berardi! Buona notte! Grazie! Aiutate la cultura indipendente! Innamoratevi dei deficienti! Abbiate compassione, se ne che sia. Davide Berardi, Giancarlo Pagliaro, Gabriella Casolari, tutti insieme, compagnia Berardi, Casolari, ciao! Grazie, buonanotte. L'ultimo avviso, noi siamo qua fino a domenica 22 gennaio. Se vi dovesse essere piaciuto, ditelo a qualche amico. Se non vi è piaciuto, diteglielo lo stesso, che cazzo ve ne frega, tanto che siete venuti. Cioè, manda per dispetto, no? Si possono fare dei belli scherzetti, amici, voglio dire, tanto alla fine aiutate dei morti, guardate, aiutate la gente che comunque morirà, per cui non manca molto. Va bene? Grazie, buonanotte. Abbiate pietà per i deboli, www.berardicasolari.it. Good night!